In questo video vado a distruggere tutto il mio vecchio impianto del pozzo, vado a togliere la vecchia pompa e installare una nuova pompa con motore a magneti permanenti e con un sistema ad inverter molto tecnologico. Ti mostro tutto, ti farò vedere i vari passaggi, ti farò vedere esattamente la comparazione e i dati, perché ho tenuto traccia di tutto, dei consumi prima e dei consumi dopo. Quindi se anche tu hai un pozzo, se anche tu utilizzi una pompa per dare da bere, ti consiglio di rimanere bello attaccato alla seggiola o al divano e vederti tutto il video. E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Sono Matt the Farmer, siamo nella mia azienda agricola e oggi, come ti ho già raccontato, andremo a vedere un aspetto veramente importante che è la gestione dell'acqua. In particolare andremo a vedere come vado a gestire il mio pozzo che dà da bere a tutta la mia azienda agricola. Ci concentreremo non solo sulla pompa ma proprio su tutto l'ecosistema di gestione dell'acqua. Facciamo un mini riassunto. 3 anni fa vado a creare un pozzo per la mia azienda agricola. Non vado troppo a preoccuparmi di che pompa vado a installare, ne installo una, non mi preoccupo, non mi faccio consigliare. Insomma, fatto è che installo una pompa che funziona bene ma che consuma veramente tantissimo. Dopo anni di consumi esagerati ma soprattutto di potenza limitata in base al consumo che effettivamente ho incontrato Franklin Electric, che producono le migliori pompe sul mercato. Infatti sono alimentate da un motore a magneti permanenti. Questo ci permette di avere la massima potenza col minor costo energetico. Il motore a magneti permanenti rispetto al motore tradizionale ha una composizione diversa del rotore. Questo comporta che il motore lavora a minor temperatura, quindi ha meno attrito e di conseguenza si ha un maggior risparmio energetico. Nel video scorso siamo andati a vedere come abbiamo dimensionato la pompa, abbiamo capito qual è la pompa necessaria. Oggi ti faccio vedere la differenza tra due tipologie di pompe, una a magneti permanenti, l'altra no, una non nelle condizioni migliori per lavorare, l'altra in curva. Vedrai che ci sono dei dati veramente significativi per cui ti conviene installare un modello del genere. Quando diciamo che una pompa sommersa lavora in curva, intendiamo che sta funzionando nel suo punto ideale di efficienza, dove la portata e la pressione sono bilanciate, i consumi sono ottimali e la pompa dura molto più a lungo. Quando invece non lavora in curva, può sforzarsi troppo o girare a vuoto, consumando di più e rischiando danni o usura precoce. L'obiettivo di questo video è semplice: mostrarti un caso concreto, mostrarti dei casi specifici, perché abbiamo tenuto traccia di tutto, abbiamo mappato i consumi per andare a vedere la differenza attraverso questo sensore di Didelme che ci permette di monitorare in modo wireless il consumo energetico della pompa e mostrarti tutti i passaggi utili, compreso l'impianto idraulico che è stato fatto da un idraulico professionista. A seguito dell'installazione della nuova pompa ad alta efficienza abbiamo eseguito nuovamente le misurazioni dei dati e del consumo energetico e li abbiamo paragonati con quelli della vecchia pompa. Abbiamo notato quindi un risparmio energetico circa del 30%. Abbiamo ottenuto un risparmio così alto grazie a 2 fattori principali. Il primo motivo è che la vecchia pompa, essendo dimensionata in maniera approssimativa, lavorava fuori curva, fuori dal suo range di prestazioni ottimali e quindi aveva un consumo energetico eccessivo. Il secondo motivo è che è stata installata un'elettropompa Franklin Electric a magneti permanenti con sistema inverter. Questo ci garantisce un risparmio energetico elevato. Insomma, quello che vorrei lasciarti a fine video è un caso concreto, andando a vedere tutto, dai consumi alle differenze di consumi che ci sono stati, alla portata dell'acqua che effettivamente ho, e soprattutto anche tu potrai farti carico di tutta l'esperienza che ho fatto negli ultimi anni. Detto questo, partiamo con l'installazione della pompa. I passaggi che sono stati fatti nel giorno del montaggio sono stati abbastanza semplici. È stato smontato tutto l'impianto che avevo creato, è stata estratta la pompa, che comunque devo dirti ha retto, era una pompa comunque giovane, anche se lavorava fuori curva ha retto comunque bene. Abbiamo tolto tutti i comandi della pompa. Una volta fatto questo è stata installata la pompa nuova. Siamo passati da questo a questo. Andiamo a vedere all'interno come ho gestito tutti gli spazi e che cosa è stato effettivamente fatto. Partiamo dalla parte, diciamo, quella più elettrica. Abbiamo tutto il nostro quadro, naturalmente, dove arriva la corrente, poi abbiamo l'inverter. Il motore a magneti permanenti necessita l'utilizzo di un inverter. Abbiamo studiato un inverter avanzato con il quale abbiamo la possibilità di gestire l'impianto, di monitorare i dati in tempo reale e soprattutto offriamo la possibilità di un'assistenza da remoto. Se andiamo a vedere invece la parte quella più idraulica, abbiamo mantenuto l'impianto abbastanza simile all'originario perché avevamo
le stesse mandate. È stato fatto tutto non con i raccordi, diciamo, quelli un po' da scappati di casa che avevo usato io, ma con raccordi in modo professionale. Abbiamo aggiunto un vaso di espansione, questo per non far partire ogni volta la pompa. Metti, bevono gli animali, scende l'acqua di mezzo litro, non parte la pompa del pozzo. Abbiamo messo il tappo al pozzo in modo tale che non possa finire in nessun modo niente all'interno del pozzo. Abbiamo aggiunto una serie di manometri. Nota, c'è un sensore che si connette all'inverter, questo per mappare tutto il funzionamento. Quindi la pompa l'abbiamo installata, abbiamo l'inverter, ora che cosa dobbiamo fare? Abbiamo fatto tutte le nostre connessioni, andiamo a collegarci tramite l'applicazione all'inverter e chiamiamo per il primo settaggio la casa madre di Franklin Electric. Quindi andremo a vedere tutto il settaggio, se funziona tutto bene l'impianto, ma soprattutto andremo a fissare il range di lavoro della nostra pompa. Andiamo a fare quindi ora le prove tecniche. Ora io corro a aprire vari settori a vedere se c'è abbastanza, se portata, che pressione, insomma, tanto ora mi dicono loro che cosa andare a fare, è quello il bello di avere dei tecnici in campo. Ora stanno parlando direttamente in Franklin, stanno vedendo esattamente la pompa, cosa fa, cosa non fa. Vedi, mi sta dicendo ora apriamo le utenze, perché naturalmente avendo varie vie, varie richieste, perché ho sia il goccia a goccia che gli irrigatori vanno a pressione diverse, quindi ho usi totalmente diversi. Quindi ci vuole un attimo, perché ora faranno tutti i test, vedranno pressione, assorbimento, tutte le varie robe. Vedi, gli sta dando il codice in modo tale che si collega in remoto. Qualunque problema Franklin Electric può andare a vedere esattamente la pompa, se lavora, non lavora bene, eccetera eccetera, e dopo niente, una volta settata più o meno sui parametri, l'impianto è a posto. Un domani, se ho bisogno di più pressione, senza nessun problema posso o io cambiarla manualmente, oppure comunque contattare loro per andare a cambiare la pressione e vedere soprattutto se lavora ancora in curva. Il settaggio non è durato tantissimo, nel giro di 40 minuti hanno insomma settato il tutto senza nessun problema. Faccio una taratura del motore. Come senti, vedono praticamente tutto della nostra pompa, tutto tramite l'inverter, che è quello lì. Vedi, ora l'ha impostata su 3 bar e mezzo. Facciamo ora naturalmente le prove. La cosa bella è che magari non vedi, mi hanno fatto un sacco di domande, mi hanno chiesto di spiegargli come funziona tutta l'azienda agricola, che esigenze ho, insomma molto interessante. Questa cosa qua me l'avete già chiesta anche nel video passato, insomma se te lo sei perso c'è sempre in descrizione. Questa assistenza è gratuita, cioè Franklin non ti chiede dei soldi per aiutarti a settare la pompa, è il loro interesse che la pompa funzioni bene. Sono dei professionisti, vogliono che le loro pompe funzionino bene, vogliono che il cliente sia contento. A questo punto siamo pronti per testare l'impianto. Ti chiederei di aprire un'area dell'impianto per vedere se tutto funziona correttamente. Va bene, Matteo, puoi aprire un'area per favore? Sì, allora andiamo a dargli 1 e 2, che così dovremmo esserci. Sto facendo andare praticamente la parte, diciamo, quella che uso di più, giusto? Un po' più Sì, standard. esatto, diciamo un funzionamento standard giornaliero. Vedi che Ecco Marco, lui adesso ha aperto, se tu riesci a leggere le pressioni ci dici anche la curva gentilmente. Perfetto, allora vedo che l'impianto sta lavorando a 2 bar. vedi, ci siamo. 7 metri cubi ora, perfetto. Ok, Se vogliamo E mi dice provare anche la ad aprire portata. qualche altra area. vogliamo provare a aprire Matteo un'altra area insieme? Sì, allora ti apro questa qua, ok, che così noi ci siamo, e ti apro anche questa. Vedo che la pressione si mantiene attorno ai... È scesa leggermente perché naturalmente Adesso ho chiesto salirà ancora. molta più portata e assestando. quindi la pressione scende un attimino. Ora fanno le loro magie, settano tutto e è fatta. Ottimo, adesso sta erogando circa 9 metri cubi ora con una pressione di 1,4 bar sulla testa punto. Pasqua. Siamo in curva? Siamo perfettamente in curva. Ok, perfetto. Farei un ultimo passaggio, ossia quello di chiudere Dai, l'impianto. io adesso farei vedere anche con l'irrigazione non a gocciolante, ma con l'irrigazione Certo. quella con i suoi irrigatori. Quindi noi siamo in curva, diciamo, sia nell'uso classico che nel massimo utilizzo che posso andare a Esatto, fare, corretto, giusto? sì. Ottimo, quindi cioè, Apriamo anche un ottimale. attimo gli irrigatori, Certo. Allora, chiudiamo le altre senza. allora, un secondo, apriamo questa, ora partono gli irrigatori
che sono quelli del giardino, vado a controllare, vado a fare un salto a vedere se Va bene. c'è abbastanza pressione. La pressione c'è, è abbastanza, andiamo a capire se stiamo lavorando in curva. Ottimo, là sta lavorando tutto in modo ottimale, c'ho il fiatone, ma si alza tutto, quindi direi Marco, che siamo perfetti. Proviamo adesso a chiudere tutto e vediamo l'arresto? Va bene, adesso stiamo lavorando da 5 metri cubi e mezzo a 3 bare 1. Perfetto. Matteo, chiudiamo tutto. Chiudo tutto, quindi chiudiamo l'impianto. La pompa si arresterà a 3 bar e mezzo. Perfetto, sì. Sì, dopo abbiamo sempre un attimino di scarto in più leggermente, però direi che ci siamo. 0,2, 0,3 può succedere. E quindi ora abbiamo settato tutto il nostro impianto, comunque rimanendo sempre in curva, giusto? Esatto, sì, corretto. Quindi vuol dire che così avremo anche un consumo energetico Ottimale. ottimizzato, ma non solo per il consumo, ma anche per la pompa, quindi Assolutamente si sì. usurerà di meno Sì. e tutto, giusto? Sì, e avrete sempre una pressione costante. Spettacolo. Nella maniera in cui domani ho esigenze diverse, Si ha da modificare. però Parametri abbiamo e- capito che possiamo farlo anche da remoto, giusto? Certo, sì, assolutamente. Perfetto, grazie mille. Poi tutti i dati li posso vedere dall'app del telefono. Questa è una cosa fondamentale perché ho uno storico. Nota, ho fatto questo lavoro in autunno perché? Perché durante l'estate voglio avere già il pozzo operativo, soprattutto primavera, estate. Autunno è il momento migliore perché non abbiamo ancora delle ghiacciate, quindi si riesce a lavorare ancora bene. Ho una richiesta minore di acqua, quindi posso permettermi di tenere l'impianto anche fermo se dovesse servire 1 o 2 giorni. Io il consiglio che vi do è non andate mai in stagione a fare questi lavori. Naturalmente dopo, se per qualunque problema ti si rompe, devi rifarlo eccetera eccetera, lo farete estate, però riuscire a programmare è sempre meglio. E se senti, ora entrano in pressione i tubi, sentirai tra un po' sfiatare, ma il risultato sono i miei ortaggi che sono ottimi. Senti? Sai che te ne faccio sentire uno perché secondo me è sempre bellissima questa cosa. Praticamente è il momento in cui vanno tutti in pressione e pensa che la cosa fondamentale soprattutto nella coltivazione in serra è avere l'acqua in questo periodo, quindi direi ottimo risultato. Questa è la mia azienda agricola, ci sono un sacco di progetti che porto avanti e che faccio e che farò in futuro. L'unica cosa che non cambia mai è il fatto che ti racconto la mia esperienza, che voglio ogni giorno dirti quello che non solo è vero, è utile per me e a volte anche cambiare dei sistemi che sembravano funzionare o che funzionano a volte porta un miglioramento a 360 gradi. Ora lo so che sotto al video qualcuno potrebbe dire ma la pompa era nuova, potevi andare avanti, l'impianto andava, perché preoccuparsene? È proprio questo qua il punto. Non voglio arrivare in estate senza acqua o con una serie di problemi. In più sono già passati 3 anni, hai visto che il costo, o meglio il risparmio elettrico è veramente ampio e soprattutto qua entra la regola di mio nonno. Un lavoro deve essere fatto a regola d'arte e se non lo fai a regola d'arte, la notte quando vai a dormire ti giri, ti rigiri nel cuscino perché in coscienza sai che non è fatto bene e quella roba lì sarà una delle cose che pagherai in futuro. Il nonno non è contestabile. Farmer, spero che il video ti sia piaciuto, comunque ti lascio qua sotto tutta la cronistoria dei video. Vatteli a vedere, fatti un'idea, ti lascio anche qua sotto in descrizione il sito di Franklin Electric, in modo tale che se vuoi informarti, vuoi capire qual è la tua pompa, la trovi qua sotto in descrizione. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!